Bienvenido a México, hermano. Preséntame un par de italianitas. Bienvenido a México, italiano guapo. Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo episodio sul canale di Loud Travelers. Quest'oggi vi ho portato in una città coloniale, si chiama Puebla, collegata da un'autostrada a 2 ore e mezza da Città del Messico. È una delle città più particolari, una colonia spagnola, ed è quella che ha più affinità alle altre città della Spagna, quindi una città un po' diversa, ed è stata dichiarata per questo patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. Ci sarà da divertirci in questa nuova avventura, quindi non perdiamoci in chiacchiere e andiamo! Consígueme un par de italianitas, no soy exigente. ¿Qué onda, Gaetano? Muchas gracias por venir. Come prima tappa andiamo al mercato locale a provare un panino che si chiama Semitas con Chita, con milanesa, qui una cotoletta di pollo alla milanese, questo formaggio che mettono loro che sembra tipo un po' uno zucchero filato, un cotone, e poi ci stanno delle cipolle, quindi entriamo. Ah, es muy bueno. Vamos. Es muy bueno, it's very good. Yeah, so we have their avocado and also cheese, like a very Mexican cheese because it's Ragazzi, è veramente cheap, costa tipo 2 euro questo panino fantastico. Gracias. Gracias. Bye. Questo è uno dei mercati più grandi dove c'è frutta, verdura, ma ci stanno anche tantissimi ristoranti all'interno dove potete mangiare e assaggiare prodotti tipici locali. Hola, estamos en el mercado del Parral. Hay un chorro de verduras frescas y muchos colores. Y el olor es muy rico también, el aroma. Y ahorita vamos a ir a los fuertes donde fue la batalla del 5 de mayo. Y mucha gente, pues especialmente los extranjeros, creen que 5 de mayo es como la fecha de independencia de México, pero es el 15 de septiembre. Solo que el 5 de mayo es más internacional, conocido, porque fue la batalla de Francia. Perfetto ragazzi, cosa potete desiderare di meglio di essere in Messico, in un'altra città, Puebla, questa città spagnola fantastica, con una guida così? Non c'è niente di meglio. Grazie Seba. Sí, chao. Una delle cose più belle qui in Messico è che trovi negozi ovunque, negozi nelle macchine, nei furgoni, nei tir, in mezzo alla strada, ovunque sono questi piccoli negozietti che ti vendono tutto. Comunque siamo arrivati qui sulla collina, Seba si è comprato una sigaretta perché qui ancora vendono le sigarette sfuse e ci dirigiamo verso la piazza. Poi improvvisamente usciamo dalla parte più centrale, ci troviamo in questa nuova zona di Puebla che si chiama Angelopolis. Angelopolis. Angelopolis, esatto. Qui è tutto super moderno, è tutto nuovissimo. I was actually thinking about
poi ti trovi dalle zone più pericolose di Puebla in un complesso residenziale come questo, che in poche parole è una città all'interno della città. È impressionante quanta sicurezza ci sia per entrare all'interno di questo posto, però è un paradiso terrestre, è tutta un'altra cosa. Qui le persone addirittura lasciano le case aperte, le macchine aperte. Questo per farvi capire quanto il Messico non è che sia tutto pericolosissimo o ovunque vai succeda qualcosa. Sono anche posti molto sicuri, molto tranquilli. Io ormai è un mese che sono qui e non mi sono mai sentito in pericolo, sempre tranquillo, quindi... Ragazzi, finalmente è arrivato l'hamburger. Buon appetito a tutti e buonanotte. Buongiorno a tutti, ci siamo svegliati alle 6:30 e stamattina io e Seba andremo a far volare il nostro drone qui sulla montagna con il vulcano alle spalle per vedere questa bellissima vista, e anche perché qui il cielo quando si colora durante il tramonto e l'alba è una cosa eccezionale. Good morning. It's very cold. It's 14 degrees. You're gonna see the volcano. Look at the windows. You can feel the cold. In 6 months is the first time I'm waking up this. Wow, it's gonna be very good. I saw the volcano already. It's calling me, like the rainbow, It's calling me, like the rainbow, I can't control it. Ragazzi, buongiorno a tutti quanti. Quest'oggi il mio secondo giorno a Puebla. Ci dirigiamo verso una nuova località per un'altra avventura. La città che abbiamo scelto oggi si chiama Cholula ed è una delle città ispaniche più antiche che c'è qui nel Messico. Ma una cosa molto importante in questo posto che non sapevo è che si trova il sito archeologico di Cholula, che è famosissimo per la sua piramide, che è gigantesca. Attualmente è la piramide più grande che esiste al mondo ed il suo volume è circa 3 volte superiore a quello della piramide di Cheope che troviamo in Egitto. It's calling me, like the rainbow, It's calling me, like the rainbow. In questo momento stiamo bevendo un pulque, che è questa bevanda che viene a crearsi con la fermentazione del cactus, quindi è abbastanza alcolica. In questo viene aggiunto guaia e frutto della passione, veramente buone. Guardate la signora come li vende qui. Tutto è molto semplice qui, siamo venuti per vedere la piramide, siamo fermati qua all'interno di questo parcheggio e c'è questo piccolo market dove fanno tutti i cibi locali abbastanza particolari, molto più estremo della Cina, quindi vediamo un po' che ne esce fuori. Questo è buonissimo, però si sente l'alcol, quindi iniziamo la giornata alla grande. Adesso vediamo la signora come ci prepara la quesadilla, che l'ho presa con pollo, formaggio e cipolle. Guardate il pollo dove si trova. Sarà buono? Me l'ha fatto assaggiare, me l'ha dato prima in mano, era buonissimo, quindi vediamo un po'. Questa è la massa? Sì. No, per fare la quesadilla. Questa è qui. Questa è la piastra bollente dove mette la quesadilla e tutto. Sembra veramente buona. Questo è il nostro tavolo dove mangeremo oggi. Un tavolo molto rude, però ci piace. Hey, mi hai portato in un buon bellissimo appetito. posto. Buon appetito. Adesso assaggiamo questa fantastica quesadilla che ci hanno appena fatto. Very good. Una delizia. Questo pollo cotto con questa salsa di pomodoro un po' piccante, le cipolle, è qualcosa di fantastico. Quindi adesso vi abbandono e finisco di mangiare. Un'altra esperienza è finita qui in Messico, adesso devo lasciare la città di Puebla, mi trovo alla stazione degli autobus
preso un autobus che con 14 euro mi riporterà direttamente a Città del Messico. Sono stati 2 giorni fantastici in compagnia di Seba, ho conosciuto tantissime belle persone, ho visto un po' più la vera realtà messicana, come vivono i messicani, le piccole attività e tante altre cose che non conoscevo, perché Città del Messico è molto grande, quindi è molto più internazionale. Per vedere il vero Messico, per sentirsi proprio messicano dentro, bisogna andare nelle città limitrofe. Adesso mi godo un pranzo, una colazione con un cornetto, un panino, succo di limone e caffè, che ci vuole perché ieri sera abbiamo bevuto tanto, quindi ragazzi è arrivato il momento di lasciarvi a tutti quanti. Però mi raccomando, non dimenticate di iscrivervi al canale se vi è piaciuto il video, attivate la campanella e lasciate un commento. Ciao a tutti da Loud Travelers.